Il mercato italiano delle piccole e medie imprese legate al mondo dei droni rischia di soffocare a tal punto da scomparire per sempre. Questo è il grido d'allarme che è stato lanciato pochi giorni fa all'avviso di ENAC, EASA e tutti gli altri enti predisposti. Sarà ascoltato? E a dirlo, ragazzi, non sono io mi faccio solo portavoce di questo messaggio in modo che raggiunga più persone possibili, ma bensì l'Assorpass, un'associazione che rappresenta diverse piccole e medie imprese italiane legate al mondo dei droni. E la causa di tutto ciò qual è? Beh, ovviamente una politica ottusa, miope e una regolamentazione esagerata per utilizzare un semplice drone. Nemmeno stessimo pilotando un aereo di linea. Ma andiamo a leggere insieme la lettera aperta che Assorpass ha inviato a ENAC e EASA, sperando in una risposta. Le attuali normative stanno di fatto favorendo i grandi gruppi multinazionali a scapito delle piccole e medie imprese italiane ed europee operanti in questo settore. EASA e la Commissione europea hanno strumenti e mandato per far proliferare e crescere il mercato europeo, ma nonostante ciò hanno in parte fallito in questo obiettivo. La critica più aspra riguarda l'approccio alla certificazione dei droni. Secondo Assorpass, le regole attuali hanno alzato la barriera tanto per le organizzazioni esterne tanto quanto per quelle interne, creando una burocrazia enorme per veicoli il cui rischio è decisamente meno elevato rispetto alla maggior parte degli aeromobili con equipaggio. L'associazione fa notare come paradossalmente esistano regole più semplici per alianti e motoalianti, mentre i droni di qualsiasi massa devono seguire le stesse regole degli aeromobili di decine di tonnellate. E questa, ragazzi, non è certo una novità, è un grosso problema di cui tutti noi appassionati di questo settore, sia professionisti che non, ci lamentiamo da anni. È inconcepibile che un dronino spesso dal peso inferiore ai 250 grammi sia per regolamentazione paragonato ad aerei da decine di tonnellate di peso e decisamente molto più pericolosi. A tal proposito, ragazzi, cosa succede se un drone colpisce un aereo? Beh, ve l'ho mostrato pochi giorni fa in questo shorts. Il risultato di questa burocrazia esagerata qual è? Beh, oltre 50.000 piloti italiani hanno scelto di certificarsi all'estero, causando un danno erariale di diversi milioni di euro. Assorpass chiede un cambio di rotta invocando una semplificazione delle procedure per l'attività di volo e una revisione del sistema di gestione delle informazioni. La posta in gioco è alta. Secondo l'associazione, il settore dei droni e della futura Advanced Air Mobility è strategico per l'innovazione e il progresso, e questo secondo me è giustissimo. Non sono le multinazionali a fare il mercato e a creare occupazione, ma le piccole e medie imprese distribuite su tutto il territorio italiano ed europeo. La lettera si conclude con un appello ed una richiesta d'aiuto alla politica italiana ed europea. Ora, questa lettera resterà inascoltata o qualcuno si degnerà di rispondere? Ovviamente ringrazio Quadricottero News per aver condiviso questa notizia, vi lascio il link qui sotto in descrizione video, e io, come vi ho detto in apertura video, ragazzi, mi faccio portavoce di quello che succede nel mondo dei droni, che io ho un po' abbandonato nel corso degli ultimi anni, perché proprio per questo motivo, perché le regolamentazioni sono sempre più severe e, a mio parere, e non solo a mio parere, a quanto pare estremamente esagerate, ma questa resta sempre una mia grande passione e cerco sempre di tenervi aggiornati. Noi cosa possiamo fare? Possiamo cercare di alzare la voce, possiamo cercare di diffondere queste informazioni a più gente possibile, e per farlo basta anche solo semplicemente condividere questo mio video o l'articolo di Quadricottero News a più gente possibile. È importante che tutti sappiano cosa sta succedendo. Ora però, ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa lettera aperta di Assorpass. Trovate che quello che hanno detto sia condivisibile? Voi invece state ancora volando con il vostro drone? Credete anche voi che la regolamentazione europea sia troppo ingarbugliata ed estrema, oppure stiamo un po' esagerando? Dite la vostra con un bel commento. Se volete acquistare qualche bel drone in offerta e accessori vari, vi invito ad entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video, iscrivervi al canale e condividere questo video a tutti i vostri amici. Questo è tutto, buon volo a tutti finché ce lo permetteranno. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!